Ciao a tutti, oggi realizziamo insieme questo polipetto portachiavi. Per realizzarlo avremo bisogno di due colori di ciniglia, quindi uno di base e uno rosa per le guanciotte, i due occhietti con le loro sicure, dell'imbottitura, un uncinetto numero 4,5, il gancetto portachiavi e un ago da lana. Se non sapete dove recuperare occhietti, imbottitura e anellino, vi lascio il link in descrizione. Partiamo subito. Io ho deciso di farlo di un colore un po' più chiaro di quello che vi ho fatto vedere, semplicemente perché nel tutorial si vede meglio. Partiamo con 2 catenelle e nella prima che abbiamo fatto entriamo e facciamo 8 maglie basse, quindi una, mi porto dietro il codino, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo 8. Tiriamo un po' e nella prima che abbiamo fatto, quindi senza chiudere e alzare, ma mi sposto direttamente, faccio 2 maglie basse in ciascuna maglia, quindi 1 e 2, 1 e 2 e siamo a 2, 1 e 2 e siamo a 3 per 8 volte. A questo punto facciamo 16 maglie basse per 3 volte, quindi 3 righe da 16 maglie basse. 1, 2, 3. Ok, ho fatto le mie 3 righe, vedete che non ci sono separazioni perché ho lavorato in spirale, non ho mai chiuso in maglia bassissima e fatto la catenella, ma ho continuato sempre a lavorare maglia dopo maglia. A questo punto andiamo a fare 8 diminuzioni. La diminuzione si fa così: entro, tiro fuori, non carico il filo, non faccio niente, entro in quella successiva, carico il filo, tiro fuori, carico il filo, chiudo tutte e 3 le asoline in un'unica maglia. Di nuovo 1, 2 e chiudo, 1, 2 e chiudo, siamo a 3, 1, 2 e chiudo, siamo a 4, 1, 2 e chiudo, siamo a 5, 1, 2 e chiudo e siamo a 6, 1, 2, chiudo, siamo a 7 per l'ultima volta, 1, 2 e siamo a 8. A questo punto sì, faccio la mia maglia bassissima e andrò a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 e una maglia bassa nella maglia successiva e di nuovo 1, 2, 3, una maglia bassa nella maglia successiva, di nuovo 1, 2, 3, maglia bassa nella maglia successiva e continuo così per tutto il giro, faccio i miei tentacolini. Nell'ultima maglia che trovate, dopo aver fatto le 3 catenelle, fate una maglia bassissima invece che una maglia bassa. Tirate un po' il filo e ora lo possiamo tagliare. Una volta tagliato lo faccio passare semplicemente così. Lasciate ovviamente una bella coda perché dobbiamo andare poi a cucire. A questo punto mettiamo gli occhietti, tenendo conto che questa parte dei tentacoli poi andrà a stringersi. Andiamo a mettere gli occhietti tra la quarta e la quinta riga, quindi 1, 2, 3, 4, quindi questa è la striscia. Scusate, sì, 1, 2, 3, 4, questa è la quinta, quindi questa metà andiamo a mettere gli occhietti. Ne metto prima uno,
metto la mia sicura, molto sicura, dato che non riuscivo neanche a metterla. Vado a contare 1, 2, 3, 4 maglie dall'occhietto e vado a inserire l'altro e a mettere la sua sicura. Ora andiamo a fare le guanciotte. Abbiamo il nostro ago da lana con il rosa, io ho semplicemente usato poi un rosa diverso da quello che avevo, quindi questa è l'unica attenzione che dovete avere se lo fate rosa. Ovviamente se fate di un altro colore potete scegliere il rosa che volete. Praticamente vedete che ci sono delle maglie a metà dell'occhio, una qua e una qua. Entro e tiro fuori in questo modo. Ops, ho tirato troppo. Stavo per dire lascio una codina, ecco così. Anzi, scusate, è un po' storto, dovete andare verso l'alto. Ok, in questo modo, in modo che la riga venga leggermente in diagonale. Io prima stavo andando orizzontalmente. Quindi fate la codina così, ripassate negli stessi punti 2 volte. La seconda volta vi spostate già dall'altra parte, vedete? Quindi io sto facendo il secondo ripasso, ma già che ci sono, mi sposto già dall'altra parte. Allora, le guanciotte dovete sì tirarle, non troppo, perché essendo comunque un filato di ciniglia, se tirate tanto va a tirarsi indietro e a essere coperto dall'altro filato. Di nuovo faccio la stessa cosa, quindi 1 e 2 e questa volta vado in giù. Ok, tiriamo indietro con il nostro aghetto la codina che avevamo lasciato all'inizio. Ok, e andiamo a fare un piccolo nodino, piccolo perché tanto poi, essendoci l'imbottitura, non è che si muova più di tanto. Così, a posto. E abbiamo fatto le nostre guanciotte. A questo punto imbottitura. Prendiamo un po' di imbottitura e iniziamo a riempire il nostro polipetto. Deve essere pieno, ma non troppo, perché sennò poi è anche brutto da vedere. Dovete comunque riuscire un po' a schiacciarlo un po', ok? Riempite bene tutti i lati in modo che sia chiuso e l'eccesso lo togliete. Tenete sempre conto ovviamente che poi quando andiamo a stringere lo spazio si diminuisce ancora di più e quindi è anche più pieno. Col nostro codino mettiamo l'ago da lana e andiamo dentro a tutta, diciamo, la base del nostro polipo, dentro e fuori, facendo il bordo del polipo. Potete tranquillamente seguire le maglie, diciamo, dei tentacoli. L'unica cosa, state attenti, cioè non è qua dentro che deve entrare l'ago, ma proprio dentro la maglia. Quindi per farci intendere, qua. Vedete che l'ago esce alla base della maglia, non nell'anello delle catenelle. Quando siete circa a metà, il mio consiglio è di iniziare sempre già un po' a stringere, perché cosa si fa? Tendenzialmente si fa tutto il giro e poi si stringe tutto d'un botto
e classico si rompe il filo, perché comunque tu vai a sollecitare una pressione su tutto il filo che è incastonato qua dentro e quindi vai a romperlo. Se invece inizi a stringere un po' man mano che vai, diciamo, la forza si distribuisce e io qua sto rifacendo sempre lo stesso punto perché mi distraggo parlando. Ok, e così evitate, allora non al 100% perché la ciniglia è un po' tediosa da questo punto di vista, ma diciamo che evitate molte volte che vi si spezzi il filo. È una piccola accortezza. Tirate, dopodiché andiamo a fare gli incroci, quindi esco un attimo dal centro in questo modo e entro e cucio orizzontalmente, vedete, in questo modo qua. 1, poi esco di nuovo dal centro e mi sposto dall'altra parte, e 2, mi sposto dall'altra parte. In questo modo chiudiamo bene e copriamo anche il buco centrale. Potete fare 1, 2, 3 passate, quelle che volete, insomma, quelle che vi fanno sentire più sicuri. Così. Io faccio l'ultima. A questo punto entro e faccio uscire il mio filato in giro per il polipetto in modo da essere sicura che è proprio uno. Se vuole smontarlo deve proprio mettersi d'impegno. In questo modo qua. Questo ultimo passaggio può essere anche utilizzato se magari avete dei buchi che durante la lavorazione si sono creati, perché può capitare che magari il punto viene più lento e quindi si intravede la imbottitura. Quest'ultimo passaggio lo potete utilizzare per coprire questi buchi. Taglio il cudino, tiro in dentro in modo da nascondere e a questo punto manca solo da mettere il gancetto portachiavi. Apro il mio gancetto così, il più possibile, e dentro alla prima riga, diciamo, che ho fatto all'inizio. La cosa importante da fare quando mettete i gancetti è che dovete prendere bene proprio tutta la riga, non una maglia sola del punto. Dovete, vedete, prendere proprio tutta la riga, così è più struttura. Se invece voi prendete solo la maglia, cosa succederà? Che con la gravità il gancetto andrà a pesare sulla maglia e non sulla riga e quindi voi, diciamo, si allenterà la maglia e avrete il peluche rovinato praticamente. Ok, quindi abbiamo finito. Questo era un tutorial super veloce e super facile per fare dei portachiavi che possono essere dei regalini dell'ultimo minuto, anche quelli che magari si danno alle feste di compleanno come ricordino, oppure anche, perché no, un'idea molto dolce, come bomboniera. Vi ringrazio per essere stati con me, come sempre vi chiedo di lasciare un like, commentare se avete domande o solo per dirmi se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale perché comunque è molto importante per appunto sostenere tutto il progetto. Per chi poi volesse proprio sostenere il canale in modo molto concreto c'è la possibilità di abbonarsi per una piccolissima cifra che mi sembra sia 1,90 € al mese, 1,50 €, 1,90 €, non mi ricordo, e in questo modo sostenete il progetto perché comunque per fare i video, montarli eccetera io ho delle spese, che sia solo anche il filato, il materiale, il software di montaggio, insomma tutta una serie di cose. Come sempre vi ringrazio e ciao!